Quando si tratta dell'argomento degli UFO osservati su Washington DC, la maggior parte degli appassionati dell'argomento annuirà consapevolmente e presumerà che tu stia parlando dell'evento del luglio 1952 che è stato oggetto di numerosi libri e documentari. Quando, con l'evento di cui ho scritto anche nel mio libro, intitolato I caroselli di Washington, apparirono 7 echi sugli schermi radar dell'aeroporto di Washington, poco dopo confermati da altre osservazioni visuali da parte di svariati militari che confermarono bolle di luce che viaggiavano a Mach 10, ossia ad una velocità di 10.000 km/h, nella capitale americana. Parliamo del 1952, ok? Ecco, quando si parla degli UFO su Washington, l'appassionato veterano del canale penserà subito all'evento dei caroselli che diede poi la spinta per le commissioni governative di indagini successive. Ebbene no. Cari amici, oggi vi metterò davanti del materiale ufficiale, documenti ufficiali sugli UFO d'archivio estrapolati direttamente dalle note del progetto Sign, che daranno conferma a loro volta degli incontri della Nimitz dove i piloti osservarono e ripresero in video il famigerato Tic Tac. Se parli dell'UFO Tic Tac, tutti penseranno immediatamente all'incontro del 2004 che coinvolse i piloti della Marina con la USS Nimitz, ma ciò di cui molte meno persone sono a conoscenza è che c'è stato un evento UFO all'ombra della capitale americana prima di entrambi questi eventi, sia prima dei caroselli, sia prima del caso Nimitz, e il caso in questione potrebbe anche aver caratterizzato a sua volta un velivolo senza ali di forma oblunga proprio simile ad un tic-tac. L'evento in questione è degno di nota per diversi motivi e il racconto, cari signori, è molto avvincente. Soprattutto parliamo di materiale assolutamente inedito in Italia, documenti ufficiali inediti. Non solo i dettagli dell'incontro sono ben documentati, ma i documenti stessi si trovano negli archivi nazionali degli Stati Uniti. Basta una semplice ricerca su Google, accedere al National Archives degli Stati Uniti sul loro sito .gov, sito governativo, e consultare i documenti. E fidati che questi documenti sono veramente pesanti. Inoltre, piuttosto che alcuni avvistamenti anonimi o registrati da comuni cittadini e poi riportati alle autorità come spesso succede, parliamo di più testimoni militari la cui reputazione è risultata essere inattaccabile. L'incidente 207, signori, inedito nel nostro paese fino a questo momento, è stato messo all'epoca sotto il progetto Sign e registrato negli archivi dell'operazione Blue Book come incidente di carattere ufologico. Il progetto Sign era uno studio ufficiale del governo degli Stati Uniti sugli oggetti volanti non identificati, intrapreso dall'USAF, United States Air Force, e attivo per la maggior parte del 1948. Quelli che avete il piacere di osservare, cari amici, sono i documenti ufficiali di intelligence rilasciati dopo 50 anni che fanno riferimento al suddetto progetto governativo di studio sugli UFO. Documenti ufficiali consultabili da chiunque tramite gli archivi elettronici delle agenzie di intelligence. Il progetto è stato istituito nel 1948 dal generale dell'aeronautica Nathan Twining, capo dell'Air Technical Service Command, ed è stato inizialmente chiamato Project Saucer. L'obiettivo del progetto era quello di raccogliere, valutare e distribuire all'interno del governo degli Stati Uniti tutte le informazioni relative agli avvistamenti UFO, sulla base del presupposto che potessero essi rappresentare un problema di sicurezza nazionale. Questa, signori, è storia largamente documentata. Il 27 aprile 1949 la US Air Force pubblicò un documento preparato dalla divisione di intelligence dell'Air Material Command a Wright-Patterson in Ohio, che affermava che mentre alcuni UFO sembravano rappresentare velivoli reali e quindi mentre una nota percentuale di avvistamenti rimanevano inspiegabili, non c'erano dati sufficienti per determinare la loro origine. Escamotage ovviamente messo in piedi per distogliere l'attenzione pubblica dal progetto in modo che poi potessero portare avanti le indagini sugli UFO ad altissimi livelli senza che il pubblico desse fastidio. Secondo le informazioni rifilate al pubblico, però, quasi tutti i casi potevano essere spiegati da cause ordinarie. Ma
Chissà come mai, fatti due domande, il rapporto del progetto Sign raccomandava in ugual modo, ma chissà come mai, di continuare le indagini su tutti gli avvistamenti. Il progetto Sign fu il precursore del progetto Grudge. Il progetto Grudge, cari signori, fu esso stesso il precursore del famigerato progetto Blue Book. Il progetto Sign studiò l'incidente 207 di cui vi parlerò oggi. E siccome in molti se ne escono sempre fuori con la scusa che li fa dormire tranquilli, evidentemente, che gli UFO sono semplicemente il frutto della neonata industria ipersonica, vi anticipo, cari amici, che questo incontro UFO del tutto anomalo e inspiegabile risale al 1948. Nel 48 l'unica cosa ipersonica che volava in cielo erano i macachi disevoluti che da quante prove UFO ho portato sul canale sono stati lanciati talmente forte in aria che hanno violato le leggi della fisica e sono tornati indietro nel tempo di 74 anni. Ecco, l'incidente... Qui mi sono superato, lo ammetto. L'incidente 207, signori, ebbe luogo nei cieli sopra la Andrews Air Force Base nel Maryland il 18 novembre 1948. Un paio di aerei militari, 2 T-6, si stavano avvicinando alla base quando si sono imbattuti in qualcosa che nessuno di loro riusciva a spiegare. I testimoni hanno vagamente descritto l'oggetto come una palla oblunga o ovale, forma che potrebbe tranquillamente essere ricondotta al Tic Tac della Nimitz, anche se comunque quella marca di caramelle non esisteva nel 48, quindi come avrebbero raccontato un oggetto del genere? Come un oggetto oblungo, ovviamente. Raccontarono sui rapporti ufficiali sia dei piloti che di alcuni testimoni militari a terra che l'oggetto non aveva ali o superfici di controllo visibili, non aveva una coda e che a volte proiettava una sorta di raggio di luce bianca, signori, su documenti ufficiali, 1948. L'incontro venne segretato e ciao, fine. Ciao, saluta, tanti saluti, ne sto riparlando io adesso nel 2023, dopo esattamente 74 anni. Fai un po' te. Un pilota del T-6 ha tentato di avvicinarsi, ma a quel punto l'oggetto oblungo senza superfici di controllo, e quindi, dai, diciamolo, il Tic Tac, ha mostrato estrema manovrabilità ed è sparito compiendo manovre che il pilota non aveva mai visto. Sempre la solita storia, no? Esattamente le stesse metriche che ha descritto pubblicamente in TV e sui rapporti ufficiali a suo tempo il comandante David Fravor che ingaggiò il Tic Tac della Nimitz. L'incontro 207 sarebbe continuato per 15 o 18 minuti sorvolando la Andrews Air Force Base e le prestazioni dell'oggetto erano diverse da qualsiasi cosa i piloti avessero visto in precedenza. E a questo punto sarebbe utile guardare alle identità dei testimoni e alla testimonianza che hanno offerto riguardo all'incontro. Il primo, secondo i documenti, era il sergente maggiore John Kushner, un capo squadra che era a terra di guardia all'aeroporto. Kushner ha detto agli investigatori del progetto Sign che non sembrava assolutamente un aereo. E poi c'erano 3 piloti in volo coinvolti nell'incontro. Il primo era il secondo tenente Henry Combs, che pilotava un T-6. Lo stesso Combs ha descritto l'oggetto come capace di tattiche evasive e controllate e capacità di eseguire cerchi stretti, riferendo sui rapporti che l'UFO era in grado di eseguire testualmente ascensioni verticali velocissime. L'altro pilota del T-6 era il secondo tenente Kenwood Jackson, che ha detto agli investigatori che l'oggetto poteva salire verticalmente e quindi avrebbe raggirato l'aereo per continuare le sue manovre nei pressi della base. Ha riferito che dopo la fine dell'incontro l'oggetto è scomparso dalla vista a nord-est. E la testimonianza di quei 2 piloti è stata confermata anche da un terzo pilota, il secondo tenente Glenn Stalker. Tutto nero su bianco su carte ufficiali. Le parole, il debunking e le speculazioni stanno a zero, carte storiche ufficiali direttamente dagli archivi del progetto Sign, che raccontano di un oggetto oblungo, senza ali o superfici di controllo visibili, quindi non si sa come riuscisse a volare, che nel 48 sopra delle basi militari sparava dei raggi bianchi. Poi mi dicono, ma credi agli alieni? Ma chissà come mai?
no? Sarò scemo. In questo documento, cari signori, sempre facente parte del dossier in cui si espone il caso, ovviamente a fine video condividerò tutti i documenti ufficiali e i link ai siti governativi ufficiali sul mio canale Telegram, come sempre. Su questo documento, signori, un investigatore dell'Air Material Command a Wright-Patterson ha suggerito che l'oggetto potrebbe essere stato un pallone meteorologico sinottico. Hanno proposto che sarebbe letteralmente un esperimento interessante avere un aereo che ingaggia un pallone in circostanze controllate per vedere se potrebbe imitare manovre evasive. Sembra quasi una barzelletta, ma un altro investigatore a pagina 6 di 29 ha inserito una frase molto semplice e cristallina. Sicuramente non è un pallone meteorologico. È chiaro, no? Qui su documenti ufficiali, dopo aver varato varie ipotesi, gli investigatori della base di Wright-Patterson hanno dovuto fare i conti con la realtà e hanno scritto: non si tratta di un pallone meteorologico. E cos'è che glielo ha fatto pensare? Sarà stato mica allucinato questo funzionario governativo della base aerea di Wright-Patterson per scrivere che non si trattava sicuramente di un pallone meteorologico? Ebbene signori, basta leggere. Sai fare a leggere? Basta leggere e rendersi conto della propria comprensione di un testo scritto. Vi riassumo brevemente per non annoiarvi, ok? Nei documenti si parla di manovre evasive molto chiaramente, ok? Il tenente Combs ha tentato di avvicinarsi all'oggetto e ciò gli ha permesso in seguito di descriverlo molto bene, ok? Il tenente Jackson lo ha descritto come emanante un bagliore opaco, emanava luce propria. Quando Combs ha provato di nuovo ad avvicinarsi, l'oggetto è entrato in una manovra a spirale verso il basso, quindi era intelligentemente controllato qualsiasi cosa fosse, e i piloti hanno detto che era in grado di eseguire virate più strette dei loro aerei. Quando Combs è riuscito a superarlo, Jackson lo ha descritto mentre eseguiva una salita verticale, prima di rallentare e ricadere di nuovo dietro di loro. Voglio dire, ora, ok essere completamente analfabeti, no? Però sarete con me che tutte queste sono prestazioni davvero impressionanti da attribuire ad un pallone meteorologico del 1948, non trovi? Dai, andiamo. Va bene che questi progetti di studio sugli UFO sono talmente fuorvianti che il 40% dei casi descritti nel progetto Blue Book e catalogati come palloni sonda sono stati poi sgamati dall'astrofisico Allen Hynek, consulente scientifico dello stesso progetto Blue Book, che riferì che assolutamente non si trattava di palloni, ma entrando nello specifico, quella che state guardando è una foto di un pallone meteorologico del Thunderstorm Project proprio del 1948. Pensa te cosa ti sono andato a ripescare, che compì i primi studi pionieristici sui temporali. Voglio dire, eravamo nel Paleolitico, nel Pleistocene. Chiaro? Ecco, nel documento invece si parla chiaramente di manovre evasive, virate strettissime, salite verticali, cambi di velocità e quant'altro. E penso che a questo punto sia chiaro a tutti quanti quanto abbiano preso in giro le persone inconsapevoli all'epoca. Parliamo di un avvistamento, signori, che è avvenuto a meno di 9 chilometri dal Campidoglio americano, ok? Tutti i piloti coinvolti erano residenti a Washington e, portando alla luce l'incidente 207, ci accorgiamo del primo vero avvistamento inspiegabile a pochi passi dal cuore del governo americano, cosa che ovviamente allarmò notevolmente gli investigatori, ok? Qualsiasi cosa che vola nello spazio aereo americano deve essere identificata e se non viene identificata è una potenziale minaccia. Fine, che siano mosche o sonde aliene senza pilota, chiaro? Erano molto preoccupati e questo fascicolo ufficiale di più di 20 pagine lo dimostra. Che cosa comporta il fatto di non saper identificare quello che dei piloti esperti si trovano di fronte? Andiamo. Pensate che succedeva solo negli anni 40? Succede tuttora. Continue testimonianze da parte dei piloti che incontrano strani velivoli in cielo che non sanno identificare. Per quello che oggigiorno il governo li classifica come non identificati. Addirittura la Marina ha declassificato 3 video nel 2020.
Un aereo è immediatamente identificabile, ok? Per un pilota, un aereo è immediatamente identificabile. Uno stealth è immediatamente identificabile. Ma tieni di conto il contesto, ok? 1948. Quale progetto above the top secret vuoi che stessero sperimentando all'epoca? Facciamo una piccola indagine così da aprirvi gli occhi una volta per tutte. Nel 1948, signori, iniziò la paura di un'imminente guerra nucleare con l'Unione Sovietica e i vertici delle forze armate non sapevano se i loro uomini e i loro mezzi sarebbero stati poi sufficienti per numero o per addestramento a fermare i loro avversari sovietici, perché di quello che accadeva al di là della cortina di ferro non si sapeva nulla. Anche l'infiltrazione di alcune spie si rivelò inutile, in quanto tutte le installazioni militari top secret sovietiche erano poste nelle città chiuse ed erano quindi rigorosamente off limits. Il generale Curtis LeMoy, comandante in capo dello Strategic Air Command, continuava a richiedere nuovi bombardieri nel timore che i sovietici ne disponessero in maggior numero e di più moderni e premeva perché gli Stati Uniti attaccassero per primi. Questo portò le neonate aziende di armi statunitensi a creare nuovi bombardieri e nel 1948, in segreto, stavano lavorando a Lockheed U-2, che, stanne certo, non ha di certo le sembianze di un oggetto oblungo che specificano sui documenti essere senza ali che spara strani raggi bianchi come descritto nel documento. Anche il Lockheed U-2 è immediatamente identificabile. Ma allora saranno i russi? No, non sono i sovietici. D'altro canto i sovietici stavano lavorando su di un progetto chiamato Sukhoi NSU-14 e lavoravano su aerei corazzati d'attacco al suolo con armamento controllato a cannone con turbogetto o turboelica. Praticamente tecnologia del Paleolitico, ok? Qui potete vedere qualche foto di quello che al tempo era un aereo super top secret che prese il volo solo negli anni 50. Ecco a cosa lavoravano nel 48. Come si spiega dunque su documenti ufficiali nel 48 sopra la base americana 3 piloti in volo su 2 aerei e svariate conferme a terra di un oggetto oblungo, privo di ali, privo di superfici di controllo visibili, che spara raggi bianchi in qua e in là? Guardate che queste sono cose davvero pesanti. Ok? Violazioni di uno spazio aereo controllato freschi di seconda guerra mondiale, chiaro? Cose che sono state tenute nascoste dall'intelligence per 70 anni. Ecco, avendo chiarito anche l'origine dei progetti di aerei super top secret di America e Unione Sovietica a fine anni 40, cosa che è possibile fare perché sono passati 74 anni, è chiaro, signori, che il soggetto dei documenti dell'incidente 207 che ho portato oggi non può assolutamente essere stato confuso né con un Lockheed U-2 americano né con uno Sukhoi sovietico. Chiaro? Parliamo di qualcos'altro. A me piace affrontare questi eventi che risalgono alla fine degli anni 40 perché sono curioso di sapere che spiegazioni farlocche inventeranno i debunkers in merito. Era Venere? No. Su documenti viene scritto testualmente che non ci sono spiegazioni astronomiche a sostegno di questo avvistamento. Chiaro? Se no poi me la menano con Venere e le proiezioni astronomiche di Jimmy l'astronomo. Non ci sono spiegazioni astronomiche a spiegazione di questo avvistamento, nero su bianco su documenti ufficiali. Che poi cos'era Venere che compiva discese a spirale a pochi metri da 2 caccia sopra la base aerea di Andrews? Dai, per favore. Cos'era un pallone sonda? Cos'erano droni cinesi? Capite bene che io godo particolarmente quando si parla di UFO negli anni 40 perché le spiegazioni convenzionali che riescono a spiegare eventi del genere scarseggiano. Ma guarda, dire che scarseggiano è un eufemismo, non è che scarseggiano. Le uniche spiegazioni con cui possiamo catalogare determinati avvistamenti sono sicuramente di origine esotica. Ok? Di origine esotica. Qui nel fascicolo che ho deciso di presentarvi oggi c'è tutto quello che vi serve per studiare questo caso. E se anche determinate pagine sono sbiadite, i documenti in questione, signori, sono di altissima qualità. Basta fare un po' di zoom e potete leggerli accuratamente.
dai resoconti degli investigatori ai sommari, dai vari esempi e altri eventi UFO comparati agli stessi moduli di segnalazione UFO che sono stati compilati dai piloti e dal personale militare. L'incidente 207 è avvenuto veramente e qui ci sono delle carte ufficiali presenti tuttora nell'archivio storico ufficiale .gov del governo degli Stati Uniti che lo dimostrano. Ma leggi qui. Note peculiari. Non aveva ali o strutture di coda. Manovrabilità estrema, con movimenti altamente evasivi e un'elevata velocità di accelerazione. Ora, questo semplice punto del fascicolo è tremendamente rivelatore per tutti gli appassionati di UFO, ok? Perché queste sono letteralmente, signori, ma letteralmente alcune delle 5 caratteristiche osservabili catalogate da Luis Elizondo durante il programma ATIP venuto alla luce nel 2017. Chiaro? I piloti della Marina agli inizi del 2000 hanno esattamente riportato le solite, identiche caratteristiche. Oggetti lisci, privi di superfici di controllo, che mostravano estrema manovrabilità e accelerazioni incredibili. Ecco fatto, signori, pensare che questo documento risalga al 1948, e non c'è dubbio alcuno in merito alle fonti, pensare che risalga al 1948, signori, mette i brividi, chiaro? Perché sì, quando parliamo di UFO nelle zone di guerra oggigiorno, a meno che non ci siano caratteristiche inequivocabili, è molto facile confondere missili ipersonici, velivoli spia, droni iperavanzati con chissà cosa. Voglio dire, siamo nel 2023, è facile confondere, no? Ecco. Ma è proprio di fronte a questi record che hanno 80 anni e parlano delle solite cose che riportano tuttora i militari che ci rendiamo davvero conto delle famose costanti di cui ho sempre parlato. Costanti che vengono osservate da sempre nei cieli del pianeta. Sono questi record, signori, questi fascicoli che ci danno un chiaro a 360 gradi in merito alla vera origine del fenomeno UFO, che in alcuni casi, attenzione, in alcuni casi, e penso che questo sia uno di quei casi, ha sicuramente un'origine esotica. A fine video, come sempre, condividerò tutti i link ai siti ufficiali e tutti i documenti sul mio canale Telegram. E per oggi, signori, è tutto. Mi raccomando, seguitemi tutti su Twitter, correte tutti a seguirmi su Twitter, aiutatemi a crescere lì, e non è arrivismo, mi dovete aiutare a crescere su Twitter perché tutti i big e tutte le possibilità di collaborazioni importanti in ambito ufologico a livello mondiale sono tutte su Twitter. E mi raccomando, per l'appunto, se volete darmi una mano a intavolare una bella collaborazione, o perlomeno a provarci, facciamoci notare. Andate a commentare il post fissato sul mio profilo Twitter taggando il dottor Steven Greer. Mi raccomando, assicuratevi di taggarlo nei commenti. Vi lascio il link diretto al mio profilo Twitter in descrizione e nel commento in evidenza. Fate salire la pagina. Per oggi, signori, è davvero tutto. Io spero che il video ti sia piaciuto. Se intendi supportare le mie umili ricerche, l'unica cosa che ti chiedo è quella di lasciare un like. E se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto e alle ricerche che porto avanti, iscriviti al canale. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi mando un grande abbraccio e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!